Ciao a tutti, oggi parliamo di una patologia, l'epatite infettiva del cane, una patologia che noi veterinari non vediamo più grazie alla vaccinazione. Quindi in questo video vi spiegherò la patologia, che cosa causava e ovviamente sottolineerò ancora una volta l'importanza delle vaccinazioni e la gestione delle malattie infettive. Prima di partire col video vi ricordo sempre che se siete interessati ad argomenti di medicina veterinaria del cane e del gatto iscrivetevi al canale. Nei video generalmente parlo della patologia, ma cerco soprattutto di dare anche dei consigli utili ai proprietari di cane e gatto per la gestione di alcune patologie, di alcune situazioni, in modo che abbiate una conoscenza maggiore rispetto alla salute dei vostri cani e dei vostri gatti. Inoltre vi ricordo che se avete delle curiosità sia inerenti a questo video ma anche ad altri argomenti, lasciate pure un commento qua sotto e in base al commento io poi cercherò di realizzare un video adatto. Partiamo subito parlando quindi di questa patologia. Questa patologia è una patologia che si stima fosse prima della vaccinazione presente nei cani, avesse una sieroprevalenza i cani del 30-60%, quindi fosse una patologia ben presente, un virus che circolava molto nel cane. Questa patologia viene causata da un virus, l'adenovirus CAV1, che è diciamo fratello del CAV2, l'adenovirus CAV2, che invece è corresponsabile di quella sindrome che volgarmente si chiama tosse dei canili. Qui vi metterò il video della tosse dei canili, così potete andare a vedervi anche quella. Questo virus, questo adenovirus CAV1, di solito colpiva, perché ripeto è una patologia che grazie alla vaccinazione non vediamo quasi più, i cani tendenzialmente sotto l'anno d'età, però oltre ai cani poteva colpire anche cani di selvatici e quindi esserci dei serbatoi. Quindi è molto importante vaccinare perché, ripeto, grazie alla vaccinazione questa patologia non dico che sia scomparsa, però fondamentalmente noi non la vediamo, quindi vuol dire che il vaccino sta facendo il suo lavoro, che è quello fondamentalmente di evitare la sintomatologia. Ricordatevi sempre che il vaccino serve per evitare la sintomatologia e se non si vede la sintomatologia vuol dire che il cane non sviluppa il quadro clinico grave e il virus può anche circolare, ma il vaccino aiuta fondamentalmente nella gestione della patologia virale. Ricordatevi questo, il concetto dei vaccini è fondamentalmente questo. Generalmente che cosa causava CAV1 all'interno dell'organismo? Lo dice un po' il nome, epatite infettiva, quindi dava fondamentalmente un'epatite, perché amava fondamentalmente l'endotelio del fegato e gli epatociti, che sono le cellule, diciamo, del fegato. Come sintomatologia dava fondamentalmente una depressione del sensorio, vomito, diarrea, scolo nasale, però a livello diciamo di lesioni anatomopatologiche avevamo fondamentalmente un quadro di epatite con emorragie a livello del fegato, con petecchie emorragiche e potevamo avere anche un'enterite emorragica e anche i linfonodi meseraici potevano avere delle presenze di petecchie emorragiche o delle emorragie vere e proprie. Generalmente una particolarità di questa patologia è diciamo l'opacità corneale degli occhi di cani che hanno superato la fase acuta e c'è un deposito di immunocomplessi che garantisce a quest'occhio l'aspetto di occhio blu, quindi diciamo che è una caratteristica per valutare se un cane ha avuto questo tipo di patologia, soprattutto magari cani che arrivano da zone dove la vaccinazione non viene effettuata con regolarità, magari zone in cui non vengono vaccinati i cani. Questo tipo di caratteristica dell'occhio blu del cane che ha superato la fase acuta dell'epatite infettiva potremmo ancora vederlo. Io nella mia carriera a 12 anni non ho ancora visto fondamentalmente questo occhio blu dell'epatite infettiva, quindi fortunatamente significa che in Italia cani con l'adenovirus CAV1 con l'epatite
infettiva non ci sono, o comunque sono pochi, e questo vuol dire che il sistema fondamentalmente delle vaccinazioni funziona. La terapia chiaramente, come è chiaro, lo sto sottolineando dall'inizio del video, è fondamentalmente la gestione delle vaccinazioni, quindi vaccinare questi cani in modo tale che non voglia che da zone dove non vengono vaccinati i cani arrivi qualche cane con l'adenovirus e quindi possa poi trasmetterla ai nostri cani. Quindi vaccinate regolarmente i cani. Dalle nuove linee vaccinali esiste anche la titolazione anticorpale che si può effettuare per verificare se il nostro cane è protetto chiaramente da l'epatite, quindi vedere un attimo la titolazione. Il problema in Italia è che non esistono poi vaccini singoli, quindi se il nostro cane è protetto per la parvovirosi ma non per l'epatite, non esiste poi il singolo vaccino per l'epatite. Questa è una problematica che poi non c'entra ovviamente in questo video, ma una piccola polemica, nel senso che è corretto fare la titolazione anticorpale per verificare se il nostro cane è già coperto, ma generalmente poi non esiste il singolo vaccino, quindi esiste il vaccino che copre per diverse patologie. Quindi se il nostro cane non è protetto se è protetto per la parvovirosi ma non per l'epatite, dobbiamo comunque fare un vaccino che c'ha dentro anche il vaccino alla parvovirosi. Quindi la titolazione, dal mio punto di vista, trova il tempo che trova. Poi ne parleremo in un altro video su questo concetto, se è corretto fare la titolazione anticorpale prima di vaccinare o fare il vaccino. E eventualmente, visto che dalle nuove linee vaccinali sembrerebbe che il vaccino per il cimurro, epatite, parvovirosi copra più di un anno, se saltare un anno oppure farlo tutti gli anni. Lì ovviamente le nuove linee vaccinali ci dicono una cosa, poi la pratica è un'altra. Questo, scusate, no, chiudiamo la parentesi legata a questa. Comunque, per concludere questo video, vi ricordo sempre, questa è una patologia che era molto presente in tutta Europa, che causava problemi importanti ai nostri cani, soprattutto sotto l'anno d'età, e che grazie alle vaccinazioni è andata a sparire. Quindi, ripeto, molto spesso ci si dimentica dell'importanza delle vaccinazioni. Questo è un esempio di quanto la vaccinazione sia importante. Un saluto a tutti e alla prossima.